Ciao Mirko, mi sapresti consigliare come iniziare con i calisthenics da zero? Non ho la più pallida idea di come approcciarmi. Se anche tu ti chiedi come iniziare con i calisthenics da zero e ti ritrovi in questa situazione, benvenuto in questo video, fa per te. Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come state? Spero bene. Oggi in questo video vi farò vedere degli step che vi potranno aiutare per iniziare un percorso da zero con il calisthenics. Non specifico all'endurance e in maniera generale, che sia skill, street lifting o endurance. Detto questo, iniziamo con il video. Step numero 1: imposta degli obiettivi. Se tu vuoi iniziare un percorso di allenamento con calisthenics, avere degli obiettivi chiari in mente ti permetterà di avere già un'idea chiara di come muoverti e l'obiettivo da raggiungere in futuro. Ti darà quella marcia in più, che siano obiettivi generali di miglioramento o che siano obiettivi specifici su un determinato esercizio o su più determinati esercizi. Step numero 2: testa il tuo livello di partenza e scegli esercizi a testare in base ai tuoi obiettivi. Dopo che hai chiaro in mente gli obiettivi che vuoi raggiungere con i calisthenics, è arrivato il momento di capire il tuo livello di partenza. Non puoi partire così dal nulla a zero e fare tutto al massimo e a cedimento. Devi capire qual è il tuo livello. Vi faccio un esempio: se il nostro obiettivo è arrivare a fare 20 trazioni di fila, dobbiamo capire qual è il nostro livello sulle trazioni e quindi potremmo andare a fare un massimale tecnico e ritmo nelle trazioni, così da capire quante trazioni riusciamo a fare di fila in maniera giusta tecnicamente. Così andremo a capire anche i nostri punti di forza e anche i nostri punti deboli, e dopo che abbiamo individuato i nostri punti deboli dobbiamo anche andare a testare gli esercizi che ci permettono di migliorare su questo nostro punto debole e capire anche lì l'intensità giusta da usare poi in scheda. Vi faccio un esempio: se nel massimale tecnico il ritmo di trazioni ne abbiamo fatte 7, ma abbiamo notato che facciamo fatica a chiudere bene nelle trazioni, possiamo andare a provare a fare dei esercizi tecnici inerenti a quel punto debole. Esempio, dei pull up con la salita lenta, oppure dei pull up fino alla fronte con il fermo alla fronte o fermo fronte più chiusura. Oltre a questo possiamo fare anche dei esercizi ancora più scalati che ci permettono di migliorare muscolarmente su quel grado lì del movimento. Step numero 3: scegli la split di allenamento. Quante volte allenarti a settimana e la suddivisione degli esercizi. Dopo che abbiamo testato il nostro livello a 360 gradi, dobbiamo andare a decidere quante volte allenarci a settimana. Se sei proprio inizi, partire subito 5 volte a settimana, diciamo, non è proprio consigliato. Partire con 3 allenamenti a settimana è un buon inizio, e poi bisogna andare a suddividere gli esercizi che abbiamo fatto nei test con l'intensità giusta e adeguata in quei 3 giorni a settimana. Ovviamente la chiave è non fare sempre lo stesso allenamento quei 3 giorni a settimana ogni settimana, ma saper variare gli esercizi e variare gli stimoli giorno per giorno e impostarci delle progressioni da tener conto durante le settimane. Si migliora solamente se si hanno delle progressioni e si sa variare gli stimoli, ovviamente però rimanendo i più tecnici possibili. Step numero 4: regolate la programmazione a seconda dei test. Cosa voglio dire con questo step? Molto semplicemente regolate la programmazione della vostra scheda a seconda di come sono andati i test. Vi faccio un esempio: se nei test avete fatto fatica a fare un 5x10 di push up chiuso con la tecnica perfetta, non partirete con quello stesso 7 rep, partirete magari con un 5x6, un 5x7, un 5x5, e magari un altro giorno fate delle scale con delle ripetizioni più basse ma arrivate allo stesso volume del 5x10, ad esempio un piramidale 1-5-1 da ripetere 2 volte e si arriva a 50 push up, delle scale a salire dove partite a rep basse e arrivate delle rep medie alte, la stessa cosa con scendere partendo da rep medie alte a quelle basse, oppure fate un EMUM che lo impostate per far sì che fate più volume ma toccando ripetizioni più basse. Insomma, se vedete che nei test avete fatto male qualche esercizio, regolate di conseguenza la scheda, utilizzate l'intensità più bassa che vi permette di sentire bene la tecnica e sentire bene come lavorate, e ci impostate delle progressioni future. L'importante è fare le cose in maniera allenante ma con una tecnica corretta. Step numero 5: correggi la tecnica.
siamo arrivati allo step della cosa di cui vi ho tartassato i maroni per tutto quanto il video, la tecnica. Perché è importante correggere la tecnica? Perché se noi ci attiviamo bene su ogni esercizio riusciremo a stimolare bene i muscoli coinvolti nel movimento. Facendo così i muscoli diventeranno più forti e cresceranno anche. Ma soprattutto la cosa più fondamentale, se ci alleniamo con la tecnica corretta abbiamo meno margine di errori, stalli, infortuni in futuro. Vi faccio un esempio: se noi dal nulla gli allenamenti li facciamo tirati al massimo, ogni allenamento di ogni giorno, di ogni settimana, di ogni mese, arriveremo a un certo punto del nostro percorso dove non reggeremo più gli allenamenti, rimarremo allo stesso tipo di allenamento, allo stesso tipo di performance, quindi andremo a stallare, possono nascere dei fastidi o addirittura degli infortuni, e quindi un tutt'uno di queste cose ci farà fare solo dei passi indietro e quindi dovremo ricominciare quasi da capo. Quindi se noi partiamo subito con l'idea che bisogna dar priorità alla tecnica, eviteremo tutti quei problemi che vi ho detto prima in futuro. Ultimo step, ma non per importanza: divertiti e goditi il percorso e soprattutto non correre. Come prima cosa in qualsiasi disciplina, che sia calisthenics o che sia qualche altro sport, è importante divertirsi. Anche se non vi allenate concentrandovi alla tecnica per gareggiare eccetera, se vi allenate giusto per così, per svagarvi e per divertimento, vi dovete divertire negli allenamenti, perché l'allenamento dal mio punto di vista in primis deve essere una valvola di sfogo, deve essere quell'ora, quelle 2 ore della giornata dove si scarica tutte le tensioni che si hanno accumulate, che sia da lavoro, che sia dalla scuola, che sia dall'università, che sia da qualsiasi fattore esterno. L'allenamento deve permetterci di sfogarci. Poi, come vi ho detto, godetevi il percorso. Io un consiglio che vi do è: paragonatevi agli altri ma in maniera costruttiva. Non fate sì che il paragonarvi dagli altri vi sottostimi dall'allenamento come una cosa tossica. Apprezzate il vostro percorso, ognuno ha delle tempistiche diverse di miglioramento, che oltre a come ci si allena è dovuto anche ad altri fattori genetici, quindi non andate troppo a paragonarvi con il geneticato di turno. Io ho una mia frase che ormai seguo da tantissimo tempo: il duro lavoro batte il talento. Come ultimo punto, soprattutto non correre. Cosa voglio dire con questo? Non fate le cose con ego, non tirate tutto quanto al massimo perché dovete arrivare a quel numerone, non dovete pensare che ogni allenamento dovete fare PR. Calma, c'è tempo e tempo. Se ti alleni bene, prima o poi a quel numerone tu ci arrivi. Bene, spero che questo video sia stato d'aiuto. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, attivate la campanellina, mettete un commento sotto e noi ci vediamo in un prossimo video.